Realizziamo un affresco nel mio studio. Sapete che ho scritto una tesi sull'affresco e ho avuto l'occasione di sperimentare diversi supporti. L'obiettivo è andare a realizzare questo affresco qui. Ho pensato però di farlo circolare in un tondo. Ho deciso di avviare quindi una serie sull'affresco prima di arrivare al momento della pittura, scandendo quelli che sono i momenti più importanti, perché l'affresco, a differenza della pittura d'olio, non si può fare alla prima. Prendiamo i colori, mettiamo sulla tavola e partiamo. No, ci vuole tutta una preparazione del bozzetto, preparazione del supporto, preparazione dei materiali, tante cose. Perciò in questo episodio, che sarebbe quello pilota, andiamo a vedere la scelta del muro e il riporto del disegno. Essendo l'affresco una pittura su supporto murale, dobbiamo pensarci 2 volte, 3 o 4 prima di posizionare o di scegliere il punto. Non è come una tela che possiamo togliere il chiodo e metterlo da un'altra parte. Una volta che viene fatto diventa definitivo. Perciò la prima cosa che ho fatto è stata mappare tutto il mio studio. Questo perché comunque mi trovavo nel momento in cui ho restaurato tutto il mio studio, l'ho rimesso a nuovo e fatemi sapere se vi interessa vedere il mio nuovo studio. E quindi ho preso tutte le altezze, larghezze, come erano già disposte alcune cose che non potevo spostare e ho riportato tutte le informazioni di cui avevo bisogno. Avevo pensato a diversi punti nel mio studio, ma quello che poi risulta essere vincitore è questo qui alle mie spalle. Dietro di me ho la mia scrivania dove passo il 50% del mio tempo per disegnare, dipingere e quindi voglio che sia anche un ambiente bello da inquadrare, oltre che da un punto di vista estetico è il più pulito, anche se non è detto che sia buono come punto. Prima però di realizzare l'affresco dobbiamo assicurarci che il punto dove lo andiamo ad eseguire sia ottimo per ricevere l'affresco. Quindi ad esempio muri che si affacciano sulle strade possono subire effetti di umidità maggiore, perché se piove l'acqua penetra, sale attraverso i muri. Già di per sé il muro trattiene moltissima umidità, quindi già quelli esposti ai cambiamenti climatici sono un po' più sconsigliati, salvo i muri di una volta che erano spessi e magari c'erano anche delle camere d'aria tra la parete esterna e quella interna. Già lì sono altri casi. E so anche che le altre 2 pareti, cioè questa dietro di me e questa frontale, hanno altri problemi di umidità, in quanto essendo questa una casa molto vecchia ha una risalita maggiore dell'umidità. Infatti nel tempo l'intonaco tende a staccarsi, a differenza invece di questo muro, che è un muro un po' più giovane rispetto agli altri, quindi è stato costruito con una tecnica migliore. Non ho mai avuto problemi di risalita dell'umidità, probabilmente perché alla base è stato isolato meglio, non c'è un attacco continuo con il terreno. Diciamo che di questo muro il punto migliore sarebbe stato al centro, quello lontano anche dagli altri 2 muri. Il problema è che fare un affresco così al centro avrebbe escluso tutto quanto dal muro. Avrei dovuto dedicare un muro solo per questo affresco. Mentre così, avendo quella libreria e una grande parete lì dietro, lì messo al centro dovrebbe essere perfetto. Un buon modo per capire se il muro è buono per ricevere l'affresco è innanzitutto toccare con mano la parete e magari fare prove su altri punti nello studio per capire l'umidità, cioè la sensazione che abbiamo sul palmo. Questo naturalmente sono consigli da casa, è normale che se dovessi avere una commissione di un affresco in una chiesa o comunque in un ambiente più importante ci sono strumenti più avanzati, ma in questo caso ci accontentiamo di questi semplici accorgimenti. Siccome non andrò a rimuovere l'intonaco vecchio, perché non avrebbe senso togliere, creare crepe, altre problematiche per poi rimettere. Ma il mio obiettivo è capire solo una cosa: se l'intonaco vecchio sia ancora ben saldo al mattone, alla pietra, ciò che c'è dietro. Un modo per capire se l'intonaco è attaccato o staccato è battere con le dita. Questa è una piastrella su cui ho messo diversi strati di intonaco, quindi qui sopra potrei realizzarci un affresco staccato, e se io andassi a battere col dito così sentirei il pieno ovunque, proprio perché l'intonaco è sulla piastrella, non ci sono vuoti d'aria. Quindi adesso verifichiamo la qualità dell'intonaco attraverso questa operazione. Per riportarvi esempi più concreti, questo è un muro che ha diverse problematiche. Qui l'intonaco è caduto in alcuni punti che ho risanato più avanti, qua andrebbe ancora risanato, infatti se vado a battere si sente il vuoto.
che a seconda dei punti può essere più o meno vuoto. Qui invece, e spero che si senta, il muro risuona a un'altra frequenza. È pieno. Quindi verificata l'umidità, verificato che l'intonaco sia ancora ben saldo allo scheletro della casa, possiamo darci un'ultima conferma estetica riportando il disegno su parete o appando l'immagine alle stesse grandezze, attaccandola e verificare a primo impatto qual è l'effetto che ci restituisce. Siccome è costoso è molto difficile fare una stampa alle stesse dimensioni di quella che vorremmo fare sul muro, perciò andremo a riportare il disegno sul muro utilizzando come guida per realizzare il cerchio, che ho già fatto con un cartone che ho realizzato un cerchio e ho riportato il disegno, e andrò ad utilizzare questa carta lucida che è quella che ho utilizzato per realizzare quell'affresco, perché le dimensioni del volto voglio che siano le stesse. Possiamo riportare il disegno tramite spolvero, cioè facendo dei buchi alla carta e andando a tamponare con un pigmento, o tramite incisione, quindi sporcando la carta sul retro e facendo pressione sulla carta che sarà appoggiata sul muro, il disegno si andrà ad imprimere sul muro, che poi potremmo ritoccare con un acquerello, che è una tecnica comunque reversibile. Perciò vado a sporcare il retro del foglio con del pigmento. In realtà sono due pigmenti, il verde e il giallo ocra, perché volevo una tonalità verde oliva. Perciò con un po' di nastro adesivo attacco la carta sul muro e inizio a incidere sul foglio. Controllo sempre che il disegno si stia riportando per bene sul muro. Semplicemente con gli acquarelli, con un colore molto simile, vado a riprendere tutto il disegno. E questo è il risultato. Possiamo dire che fa la sua sporca figura ed è molto bello. La cosa che più mi piace è che domina lo spazio senza essere comunque grande, cioè è d'impatto. Secondo me verrà un bel lavoro. Il prossimo step sarà quello di pulire il muro, perché naturalmente non possiamo mettere l'intonaco sulla pittura, e consolidarlo e aggiustarlo nel caso in cui dovessero esserci delle crepe, ma comunque ci sono quei buchi che vanno chiusi. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, che cosa ne pensi, di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.